invece dimmi due cose sulla potatura. E la potatura serve per decidere quanta uva fare in base alla varietà e perché ci lasciano sulla pianta un carico di gemme diverso e la potatura al principio di regolare la produzione, dopo di mantenere la pianta giovane ed evitare malattie fungine per diciamo tagli sbagliati e, e mantenere la forma della pianta. È molto interessante il primo criterio sulla gemmatura, no? Quindi ma c'è proprio un numero, una quantità di gemme da lasciare durante la potatura per garantire Sì, poi la fioritura della pianta? Sì. in base alla varietà e dopo anche al sesso di impianto e ai tipi di impianto, dopo ci sono vari aspetti di terreno. Molto bene. Grazie mille, Francesco. Grazie davvero. Bene, passiamo alla seconda parte dell'intervista. Anche io avrei avuto tante domande da fare a Francesco, avendo avuto da bambino molte esperienze di vendemmia. Devo dire, non di potatura, perché la potatura veniva considerata come una cosa molto complessa da fare, ci escludevano, però la vendemmia invece... Ah, quindi i junior erano esclusi dalla potatura? Sì, Ho esatto, capito. esatto. Invece nel duale mi sembra che non è così, si fa sia vendemmia che potatura. Esatto. Allora passiamo a lei, professoressa, per la parte di intervista. Il tema è simile, parliamo sempre di valutazione, nello specifico di valutazione formativa, quindi quella che si svolge durante il processo di apprendimento e per favorire proprio l'apprendimento. Quello che vogliamo chiederle, avendo una grande esperienza a riguardo, soprattutto dal lato scolastico, e quali sono dal suo punto di vista, considerando proprio la sua esperienza, le sfide principali di implementare efficacemente la valutazione formativa nel contesto dell'apprendimento duale, considerando non solo il lato scuola, ma anche e soprattutto il lato aziendale, soprattutto anche rispetto a quello che ci ha raccontato Francesco adesso, delle vicende, degli alimenti della vita quotidiana in azienda. Una domanda giusto per iniziare. Sì, credo che la principale sfida sia nel riuscire a tradurre quelle competenze che sono tipiche di un percorso prettamente scolastico, tradurle per avvicinarle il più possibile alle competenze che vengono raggiunte invece in un contesto lavorativo, evitando però in questa traduzione di perdere tutte quelle sfumature, tutte quelle numerosissime competenze trasversali che questo tipo di percorso permette di acquisire. Dalla mia esperienza proprio noto come a volte si fa fatica a farli entrare anche appunto tutte queste soft skills che in azienda per forza insomma ci devono essere, e a scuola invece vengono più tralasciate, insomma meno codificate, ecco. Quindi, ma secondo lei perché accade questa differenza tra azienda e scuola, al di là del fatto che la scuola è la scuola e l'azienda è l'azienda, ma perché secondo lei succede questo, che quella tipologia di competenze apparentemente più soft poi vengono considerate un po' di seconda categoria, messe un po' da parte? Perché siamo ancora molto molto legati al programma, al raggiungimento della competenza legata molto alla disciplina, e questo vedo che non è così facile, ecco, superare questo schema e andare un pochino oltre, insomma. Ok. E rispetto, considerando anche le interazioni che lei ha con i suoi colleghi e anche con i tutor nelle aziende, una delle cose interessanti che vorremmo anche capire, anche per capire meglio come aiutarli e anche capire sul tema valutazione e nello specifico della valutazione formativa quali possono essere le principali preoccupazioni che
i tutor sia a scuola che in azienda hanno su questo tema? Sono questioni un po' più tecniche, metodologiche, sono questioni un po' più, come dire, operative, realizzative? Che tipo di problematiche vede o sente anche dai suoi colleghi, dalle sue colleghe su questo tema? Allora, rispetto agli insegnanti, quindi ai miei colleghi, la paura principale è proprio quella di non riuscire in questi percorsi a raggiungere le stesse competenze rispetto ai percorsi tradizionali, semplicemente perché ho meno tempo. Per quanto riguarda invece i tutor aziendali, la preoccupazione maggiore è non avere una formazione adeguata per poter valutare i ragazzi, e quindi qui un pochino entra in gioco il ruolo del tutor formativo, come posso essere io, che aiuta un pochino a appunto comprendere meglio e calare queste famose competenze che dobbiamo raggiungere al termine dell'anno in attività, abilità che possono essere acquisite anche sul campo, insomma, facendo rientrare, appunto, dicevo, tutte quelle sfaccettature più tipiche di un saper fare, più che di un sapere solo, insomma. Ok, e per quanto riguarda i tutor aziendali, sempre dal suo punto di vista, è comprensibile il fatto che si sentano magari un po' a disagio, un po' distanti rispetto ad un ambito di competenza che non è immediatamente il loro, del resto loro sono artigiani, professionisti, e quindi hanno il loro ambito di competenza. Però dal suo punto di vista lei vedrebbe praticabile o realizzabile il fatto che a poco anche loro inizino a sviluppare una certa sensibilità e quindi una sorta di avvicinamento ad una competenza che riguarda anche questi aspetti un po' più tradizionalmente scolastici da applicare nel loro contesto aziendale? Sì, io credo che ci sia la volontà e anche la sensibilità. Vedo che la nostra esperienza, dove in questi anni siamo riusciti a mantenere i rapporti anche con le stesse aziende, ha permesso proprio di fare un cammino anche con questi tutor aziendali. Ritengo molto importante anche quello un po' che diceva anche Francesco, no? Il confronto, quindi al di là della checklist anche la discussione, il confronto a tre, questi tre elementi fondamentali nel percorso duale, dove l'apprendista però è al centro, quindi il ragazzo è al centro, e facendo riferimento sempre a quell'episodio che diceva Francesco, lì proprio è emersa una difficoltà e solo il confronto di noi tre, dove abbiamo cercato di mettere in luce quali erano i punti di vista del ragazzo e del tutor aziendale, ha fatto emergere il problema e soprattutto ha fatto emergere la volontà di voler superarlo e di mettersi entrambi, anche col mio aiuto, in gioco per poter superare questo momento di impasse. E devo dire che il confronto è stato molto importante e ha portato proprio ad una serenità ritrovata, una motivazione del ragazzo ritrovata, ad una maggiore consapevolezza da parte del tutor aziendale rispetto al ruolo del ragazzo, e quindi poi il percorso è continuato in modo forse più positivo di prima, insomma. Quindi ritengo che il rapporto proprio umano, il dialogo sia fondamentale in questo tipo di percorso, di strumenti un po' più rigidi, più formali, ecco. È talmente complessa questa dimensione, appunto, lavorativa, che richiede proprio anche un confronto, un'argomentazione maggiore. Ecco, la ringrazio per questa risposta, perché ci serve per iniziare ad approfondire proprio questi tre raggruppamenti di strumenti che avevamo identificato per l'intervista, che sono proprio i dialoghi, la comunicazione, tutta la parte osservativa, di osservazioni e quindi anche di eventuali note prese durante le attività, e infine il cosiddetto feedback. Da quello che capisco, da quello che mi ha già detto lei su dialogo e comunicazione, questa sembra la modalità apparentemente più informale, ma può essere anche quella più
più efficace, un po' più utile forse, o percepita come tale in alcuni momenti, no? Da parte sia degli apprendisti che da parte di tutor. Sì, assolutamente, credo che anche da parte del ragazzo si vada proprio oltre, no? Al voto, al giudizio, no? Ma ci sia proprio questa complessità di elementi, no? Di osservazione del ragazzo, anche come lavora in team, come riesce ad organizzarsi un lavoro, come reagisce davanti a un imprevisto, come interagisce rispetto magari ad un piccolo richiamo, quindi tutti aspetti che importanti, insomma, sono importanti. Ecco, se dovesse magari dare qualche suggerimento soprattutto ai tutor aziendali rispetto a allo strumento del dialogo e della comunicazione, che cosa si sentirebbe eventualmente di suggerire oppure di consigliare per fare in modo che possano anche loro avere un approccio non solo così spontaneo, come tutti possiamo fare in quanto persone sensibili, ma un po' più anche consapevole rispetto a gestire queste comunicazioni quotidiane che possono avere un valore anche formativo e valutativo? Sì, io credo sia utile ritagliarsi proprio del tempo stabilito, si può decidere insieme, insomma, una volta forse alla settimana è troppo, insomma, una volta ogni 15 giorni, dove proprio approfondire questi aspetti in modo che la valutazione venga vissuta dal ragazzo come un rinforzo positivo nel proprio percorso, anche perché spesso vedo nella formazione aziendale anche la valutazione è molto più immediata rispetto ad un contesto scolastico, nel senso che anche un'indicazione di come migliorare vede subito, magari già il giorno dopo, la settimana dopo, un miglioramento proprio tangibile. Anche per i ragazzi vedo è molto più facile per loro individuare in campo lavorativo dove posso migliorare, no? Rispetto alla scuola devo studiare di più, resta sempre molto così vago, insomma, mentre loro sono ragazzi molto portati per l'aspetto pratico, vedo che colgono subito quali sono gli elementi migliorativi che possono portare. Ok, allora più un tempo, ecco. Maurizio, mi inserisco rapidamente. Sì, a me sembra che noi abbiamo cercato di separarli questi strumenti, però poi alla fine è difficile anche perché parliamo di dialoghi e dialoghi per forza di cose sono collegati con le osservazioni che si fanno. L'osservazione insieme ai dialoghi è ciò che prepara al feedback alla fine, insomma. Esatto, sì. No, quello che diceva la professoressa Sicher, che ritengo molto interessante, richiama uno dei temi esplorati all'interno del progetto, che è proprio il concetto di triangolazione, no? Mettere in comunicazione i tre poli, il lato azienda tutor, lato scuola tutor e l'allievo apprendista impegnato al percorso duale, e dipanare la matassa, capire come si sta andando, se ci sono dei punti d'arresto, come sbrogliare la matassa, capire come ci siamo arrivati, ma poi anche penso che una parte dei dialoghi sia anche dedicata ai punti di apprezzamento, no? Ciò che sta funzionando, come sta rispondendo, e credo che una parte sia anche, come dire, legata a come l'esperienza di un allievo, di un'allieva, uno dopo l'altro, consolidi il rapporto tra l'istituzione formativa e l'azienda. Quindi quello che noi stiamo capendo grazie alla professoressa Sicher, che si fa valutazione confrontandosi apertamente a partire dai vari ruoli. E io le voglio fare una domanda. In valutazione, questo ci dicono le esperienze, i modelli internazionali anche di valutazione delle competenze, ci dice che io non posso fare una valutazione né intraprendere un dialogo su ciò che sto valutando se non ho un'idea di ciò di cui devo parlare, ok? In
in una puntata noi abbiamo esplorato questo tema qui, cioè se tu sai cosa guardare sei molto più efficace nel dialogo, nel dare il feedback e nell'acquisire osservazioni, no? E lei si è mai trovata in una situazione di dialogo con un tutor aziendale o un allievo in cui si parlavano diverse lingue perché si vedevano diverse cose e c'è stato ad esempio bisogno invece di dire vabbè, allora fermiamoci, i punti di attenzione sono come il ragazzo risponde, come il ragazzo sta perfezionando alcune delle abilità pratiche, e come il ragazzo si è inserito, la ragazza si è inserito nel team e questo che cosa ha comportato. Cioè penso che ci siano dei temi ricorrenti o qualcosa per cui ci si confronta sistematicamente, no? Si parte da un'idea di che cosa vogliamo parlare. Qual è la sua esperienza da questo punto di vista? Beh, sicuramente è importante essere molto chiari rispetto all'obiettivo formativo e comunque l'obiettivo del percorso. Può capitare, come è capitato appunto al nostro Francesco, che addirittura questi ragazzi molto, molto bravi, insomma, in campo pratico, operativo, operativo, sembra che siano arrivati a destinazione, insomma, no? Veniva un po' come dire, vabbè, ormai i lavori li sa fare, no? Quindi appunto le mansioni le svolge correttamente. Quindi lì mi è capitato alcune volte di dover invece sottolineare di come è importante dare un'opportunità in più al ragazzo, cioè andare avanti, far condividere in questi percorsi anche cosa sta dietro, no? all'organizzazione di una... No, è interessante, cioè espandere il repertorio di informazioni, conoscenze, e quindi davvero mettersi in una prospettiva più che di insegnare un mestiere, di apprendere una competenza, no? Un modo di agire, anche di essere flessibili nell'utilizzare, nell'orchestrare le diverse mansioni che tu hai imparato. Le situazioni io penso che non siano sempre le stesse, a meno che una parte esecutiva ci sarà, perché abbiamo visto che per la potatura e la vendemmia servono certi criteri di qualità, però gli scenari cambiano sempre, le situazioni cambiano sempre, e quindi le dice andiamo oltre alla parte esecutiva, al mansionario, giusto? Ho colto? Sì, soprattutto con questi ragazzi diciamo più bravi, no? Dove dici vabbè, è bravo a potare, è bravo a vendemmiare, obiettivo raggiunto, no? Possiamo dargli di più, soprattutto ragazzi che magari fanno il secondo anno per il diploma, quindi andare ad approfondire scelte imprenditoriali, condividere quali sono gli elementi che hanno portato a determinate scelte, quindi veramente andare in alto in queste competenze. Ecco. Quindi spostarsi proprio da un focus che è esecutivo, legato alla competenza tecnica, a invece la formazione della persona a 360 gradi, cioè in una prospettiva molto più, come dire, evoluta, anche di scelta, di responsabilità, di autonomia più ampia, cioè vediamo la persona in un modo più ampio. Va bene Francesco, vuoi fare una sintesi? Ma allora sì, anche perché li abbiamo tenuti molto di più del tempo che ci aspettavamo, però è stato molto interessante, come spesso ci capita, allunghiamo volentieri quando i contenuti sono interessanti. Ma allora, giusto per fare una sintesi, siamo riusciti a intercettare i contenuti a cui miravamo effettivamente, sia per quanto riguarda l'esperienza di Francesco. Per noi è stato importante sentire il suo punto di vista da studente, da apprendista rispetto all'esperienza della valutazione, quindi è stato interessante il fatto che lui ci abbia identificato dei momenti che sono stati significativi per lui, del suo apprendimento, della sua valutazione. Abbiamo visto prima la potatura, la vendemmia e anche le vicende a questi momenti, quindi questo è anche l'elemento anche che può essere girato anche in termini di suggerimento ai nostri, soprattutto tutor aziendali. Questi piccoli momenti apparentemente banali sono in realtà i momenti che poi rimangono forse maggiormente impressi anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno questo tipo di esperienze, quindi potrebbero essere sicuramente valorizzati da questo punto di vista. Soprattutto questo avviene con una chiarezza per quanto riguarda anche, chiamiamolo così, l'impianto di valutazione. Abbiamo parlato di criteri,
lui stesso ci ha anticipato il discorso della checklist, quindi significa che c'è un livello di consapevolezza che deve essere necessario per quanto riguarda gli strumenti, e quindi questa è una cosa importante. Sulla parte della professoressa è stato interessante anche dal mio punto di vista vedere, capire quello che è il continuo rimbalzo da parte legata alle competenze tecnico-professionali e quelle un po' più trasversali. Sembra quasi che siano spesso difficili da integrare e da mettere insieme, ma forse anche da quello che abbiamo capito dalla professoressa, avere un approccio formativo alla valutazione forse può essere anche il modo per mettere insieme queste due istanze, valutare non solo per verificare che sia presente una competenza, ma anche valutare per far crescere le persone, per migliorare. E io non avrei altro da aggiungere. Maurizio, se vuoi possiamo chiudere qua. Sì, quindi io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questo podcast dedicato alla valutazione dei processi di apprendimento e percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso vi invitiamo a visitare il nostro sito web del progetto Future Skills for Trainer, www.futureskillsfortrainer.eu. Grazie davvero, grazie di cuore. Grazie anche da parte. Grazie, arrivederci.